Bentornati su Celebrita dalla Turchia, il luogo in cui l'emozione si incontra con la realtà e dove le storie non raccontate dei VIP trovano finalmente una voce. Oggi vi portiamo nel cuore della vicenda che ha fatto sognare un'intera generazione, Hande Erçel e Kerem Bürsin. Dopo mesi di silenzio assoluto, la confessione colma di sentimento di Hande sul suo ex compagno ha riacceso i riflettori su un amore che il tempo non è riuscito a spegnere. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, mettete un like e cliccate su Unisciti per sostenere la nostra community in crescita. Iniziamo questo viaggio tra ricordi, sguardi e parole che scaldano l'anima. In un universo in cui le relazioni brillano e poi si sgretolano sotto le luci della fama, le recenti parole di Hande Erçel su Kerem Bürsin sono state come un sussurro limpido che ha attraversato il frastuono del gossip. Invitata in un programma televisivo speciale, l'attrice, elegante, luminosa, con la compostezza che la contraddistingue, ha deciso di aprire il cassetto più delicato, quello che custodisce il nome di chi le ha tenuto la mano quando il mondo correva troppo in fretta. Il suo sorriso tenue, abbinato a una sincerità priva di difese, ha fatto brillare gli occhi del pubblico in studio e di milioni di fan da casa. Quando il conduttore le ha chiesto cosa fosse davvero l'amore per lei, Hande si è fermata un istante, ha ispirato piano e ha risposto con una semplicità disarmante. A volte, ha detto con voce bassa, qualcuno tocca il tuo cuore così in profondità che smette di essere soltanto un amante, diventa un amico, un rifugio, una pace. In studio si è alzata un'attesa silenziosa. Ogni sua frase sembrava una piccola onda che andava a infrangersi contro qualcosa di fragile dentro chi ascoltava. Trovare qualcuno che ami come Kerem è raro, ha aggiunto. Il suo amore non cercava l'idea di perfezione. Era fatto di accoglienza. Mi ha amata quando brillavo e mi ha amata quando ero in frantumi. Non era un vuoto imbarazzante a occupare l'aria, ma un tacere dense di rispetto, di empatia, di stupore. Persino i tecnici ai margini del set parevano colpiti, come se all'improvviso dietro le quinte fossero entrate verità che non hanno bisogno di sceneggiatura. Hande non si è fermata ai ricordi dorati. Ha parlato con chiarezza delle prove che hanno scosso la loro storia, la distanza, gli impegni che si sovrapponevano, gli sguardi incessanti del pubblico. Come tutte le coppie, abbiamo inciampato, ha ammesso. Ma Kerem non mi ha lasciato la mano. Da quelle parole non è emersa una tragedia, ma una crescita, due persone che hanno camminato dentro le tempeste senza perdere la direzione. Ha descritto Kerem come un uomo che ha saputo esserle accanto nel lutto e nella fatica, qualcuno che ha compreso la fragilità delle giornate e il valore di rialzarsi insieme. Kerem mi ha insegnato la pazienza, ha confidato. Mi ha mostrato che l'amore vero non è una favola, è restare uno accanto all'altro quando il sipario della favola cala. Quelle frasi hanno preso fuoco sui social in pochi minuti. Nel giro di un'ora, su Twitter e Instagram sono comparsi migliaia di post, ricordi fotografici, clip dei loro lavori passati, didascalie piene di nostalgia. Una fan ha scritto, negli occhi di Hande c'è una verità che non si può fingere. Un altro commento diceva, così appare l'amore quando smette di essere spettacolo, incondizionato, senza tempo, nudo. Non era solo una dichiarazione, era un fiammifero che tornava a far luce su una storia che molti credevano archiviata. Più avanti nell'intervista, Hande ha regalato un frammento prezioso, il primo incontro con Kerem. La sua voce ha tremato appena, con un sorriso che sembrava conoscere il passato e, forse, presagire il futuro. Quando i nostri sguardi si sono incrociati per la prima volta, ho sentito qualcosa spostarsi dentro di me, ha confidato. Era come se il cuore riconoscesse qualcosa di familiare prima ancora che la mente potesse spiegarselo. Fin dall'inizio, tra loro, c'era un'armonia rara, niente maschere, nessun bisogno di performance. Con lui potevo essere me stessa, ha detto piano. Un filo di parole che ha parlato più forte di una qualunque dichiarazione altisonante. A differenza di tanti amori celebri che sfumano tra scandali e supposizioni, la connessione tra Hande Erçel e Kerem Bürsin è sembrata diventare più solida anche nella lontananza. I media li avevano chiamati due anime separate dal tempo ma legate dal destino, e forse mai quell'immagine è stata più adeguata di adesso. Le sue parole finali in TV non hanno lasciato margini all'equivoco sullo spessore dei sentimenti,
ognuno merita un Kerem nella propria vita, qualcuno che ti ricordi che l'amore non è perfezione, ma essere davvero visti. Poco dopo la messa in onda, fonti vicine a Kerem Bürsin hanno fatto sapere che lui era stato toccato profondamente da ciò che Hande aveva condiviso. Ho sempre provato a darle l'amore che meritava, avrebbe confidato agli amici. Con lei ho la mia occasione di qualcosa di autentico. Parole brevi, ma con la stessa nuda onestà che aveva caratterizzato la loro storia. Il mattino seguente, sul profilo Instagram di Kerem è comparsa una foto in bianco e nero, con una didascalia semplice: a volte un sorriso vale più di 1000 parole. Per i fan è stata subito una risposta silenziosa alla confessione di Hande, un eco digitale di un sentimento che non ha intenzione di svanire. All'uscita dagli studi televisivi, i fotografi hanno colto Hande Erçel mentre attraversava la folla. Gli occhi lucidi, lo sguardo quieto e insieme lontano. Alla domanda di un giornalista: avete parlato dopo quello che hai detto? Lei ha sorriso piano: non ancora, ma sono certa che da qualche parte lui stia sorridendo. Una frase breve, eppure densa di cose non dette. Non negazione, non malinconia sterile, ma il riconoscimento di un legame che continua a vivere negli spazi tra una parola e l'altra. Da lì, le ipotesi hanno ripreso a correre. Si sono rivisti? Ci saranno fiori d'arancio? Secondo persone vicine, di recente i due sarebbero stati notati insieme a una festa di compleanno privata, con quell'alchimia impossibile da fingere. Un produttore presente alla serata ha raccontato: non riuscivano a togliersi gli occhi di dosso. Si percepiva che quella corrente tra loro non si era interrotta. Dopo le parole di Hande, questa voce è diventata benzina sul fuoco. La rete è tornata a farsi una sola domanda: Hande e Kerem stanno per tornare ad essere Hande e Kerem? A rincarare la dose, un amico molto vicino a Kerem ha dichiarato ai giornalisti: quando è con Hande, è più calmo, più centrato. È come se lei tirasse fuori la parte migliore di lui. Nessuno può dire se la riconciliazione sia imminente, ma c'è qualcosa di certo: la loro vicenda è cresciuta oltre i loro nomi. Non riguarda solo due attori, riguarda la convinzione condivisa che l'amore possa sopravvivere alla fama, alla distanza, al tempo stesso. La frase di Hande: è difficile trovare un uomo che ami come Kerem, è diventata il segno della serata, rilanciata migliaia di volte e incisa nei pensieri dei fan. Persino le testate che campano di pettegolezzo non hanno resistito all'urgenza di raccontare questo raro squarcio di vulnerabilità. I commentatori l'hanno definita una dichiarazione che supera l'amarezza e le difese. In un mondo in cui spesso le relazioni dei VIP sembrano un copione, questa è apparsa dolorosamente sincera. All'alba del giorno dopo, i programmi di intrattenimento turchi hanno riproposto l'intervista all'infinito, scomponendo ogni sguardo, ogni respiro, ogni esitazione. Gli opinionisti del mattino hanno detto: qui non c'è strategia, qui c'è emozione allo stato puro. Le lacrime non versate fino in fondo, la voce che tremava, quel sorriso velato di ricordo, elementi che hanno ricordato a milioni di persone che sotto i riflettori si nascondono desideri identici ai nostri: amare, perdersi, guarire e, chissà, amare di nuovo. Su Celebrita dalla Turchia, la domanda è nata spontanea: questo potrebbe essere l'inizio di un secondo capitolo per Hande Erçel e Kerem Bürsin? E voi, cosa pensate? Credete nelle seconde possibilità? Raccontatecelo nei commenti, ci piace ascoltare la vostra voce. E mentre siete lì, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare su Unisciti per far parte di una comunità che celebra le storie narrate con il cuore. L'amore, con tutte le sue complicazioni, continua a restare una delle poche forze capaci di tenerci uniti. Forse è per questo che le parole di Hande hanno colpito così in profondità: non erano un'esibizione, ma verità avvolta di sentimento. C'è una bellezza nell'accettare che alcune storie non hanno bisogno di un finale perfetto per restare indelebili. La confessione di Hande Erçel non ha chiuso una porta, ha spalancato una finestra su ciò che conta: ricordare, riconoscere, ringraziare. E il silenzio con cui Kerem Bürsin ha scelto di rispondere, un sorriso immortalato in bianco e nero, poche parole messe al posto giusto, ha funzionato come un abbraccio a distanza. Forse è proprio lì che si nasconde la loro forza, in quella capacità di parlarsi senza rumore,
in quel filo che non cede anche quando tutto sembra spingerlo a spezzarsi. Che accada o no ciò che i fan sognano, c'è un fatto impossibile da ignorare. Hande e Kerem hanno offerto a chi li segue qualcosa che non si compra con un titolo di giornale, qualcosa che non si misura in click. Hanno mostrato come l'amore possa essere una lunga conversazione fatta di cadute, piccoli ritorni, mani che non smettono di cercarsi. Il mondo potrà continuare a indovinare, a interpretare, a trasformare i dettagli in clamore. Ma chi ha guardato l'intervista con il cuore sa che in quelle parole c'era una promessa silenziosa, una forma di rispetto che sopravvive alla distanza. Grazie per essere stati con noi su Celebrita dalla Turchia. Continuate a credere nell'amore, continuate a seminare gentilezza, e non dimenticate che a volte un solo sorriso dice quello che 1000 frasi non sanno dire. Le storie come quella di Hande Erçel e Kerem Bürsin non hanno bisogno dell'applauso finale per essere ricordate. Basta il battito che lasciano dietro di sé, quel passo leggero che resta nell'aria quando il sipario si chiude e la sala, per un attimo, trattiene il respiro. Qui, tra noi, quell'attimo continua.